In questo episodio volevo parlare del processo di apprendimento della lingua italiana. In particolare volevo rispondere alle domande che mi vengono fatte più spesso. Queste domande non riguardano la lingua o la grammatica italiana, ma la questione come imparare l'italiano. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera e vorresti capire come migliorare il tuo livello, sei nel posto giusto. Per ciascuna domanda darò una risposta breve e concisa. Questo video, infatti, è anche per quelle persone che hanno soltanto 20 secondi di tempo perché poi devono andare a salvare il mondo. Oppure perché in generale hanno la prescia al culo. Se vuoi una risposta più approfondita a una determinata domanda, fammelo sapere nei commenti. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti ricordo che se vuoi puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi la trascrizione in formato PDF e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima domanda. La prima domanda è questa. Posso imparare l'italiano in una settimana? No, non puoi imparare l'italiano in una settimana. La seconda domanda è questa. Per imparare l'italiano è più utile ascoltare contenuti in italiano oppure leggere contenuti in italiano? Dipende dal tuo livello. Se hai appena iniziato a studiare l'italiano, ti conviene ascoltare contenuti in italiano. Quando avrai raggiunto il livello intermedio, potrai iniziare a leggere contenuti in italiano. Comunque, secondo me, all'inizio conviene ascoltare contenuti in italiano. Quindi ecco, all'inizio, secondo me, bisognerebbe dare la priorità all'ascolto. La terza domanda è questa. Posso imparare l'italiano mentre dormo? No, non puoi imparare l'italiano mentre dormi. Ma vediamo la quarta domanda. La quarta domanda è questa. Per imparare l'italiano è più utile guardare dei cartoni animati in italiano oppure delle lezioni di lingua italiana? Sono utili entrambe le cose. In particolare ti conviene iniziare dai cartoni animati e poi più avanti aggiungere anche le lezioni di lingua italiana. Ma vediamo la quinta domanda. Posso imparare l'italiano da autodidatta, cioè da solo oppure da sola? Secondo me sì, puoi imparare l'italiano da autodidatta. In ogni caso puoi sicuramente iniziare a imparare l'italiano da autodidatta. Ma vediamo la sesta domanda. La sesta domanda è questa. Per imparare l'italiano è più utile guardare 100 lezioni di grammatica italiana oppure 100 video in cui ti dicono che studiare la grammatica è dannoso? Punto di domanda? Ok, scusate per l'intonazione, questa è una domanda comunque. Ho perso l'intonazione perché comunque la domanda era troppo lunga. È più utile guardare 100 lezioni di grammatica italiana oppure 100 video in cui ti ripetono che studiare la grammatica italiana è dannoso? È più utile guardare 100 lezioni di grammatica italiana. In particolare questa cosa è molto utile per le persone a un livello intermedio o avanzato. Non è particolarmente utile per le persone che hanno appena iniziato a studiare l'italiano. In altre parole, io non consiglio di partire dalla grammatica. Ma vediamo la settima domanda. La settima domanda è questa. Mio cugino fa il poliziotto. Mio cugino ha imparato l'italiano in modo automatico. Posso imparare l'italiano in modo automatico? Sì, può imparare l'italiano in modo automatico.
Però diciamo che puoi arrivare al livello intermedio in modo automatico. Poi se vuoi passare a livello avanzato ti conviene iniziare a studiare la grammatica. A un certo punto dovrai iniziare a studiare l'italiano, perché comunque puoi arrivare al livello intermedio in modo automatico, però più avanti dovrai iniziare a studiare l'italiano. Se per principio non vuoi studiare la grammatica, molto probabilmente rimarrai sempre a livello intermedio. Quindi ecco, sì, in teoria puoi imparare l'italiano in modo automatico, però puoi arrivare solo a un certo livello in modo automatico. Posso diventare fluente in italiano in 3 mesi? No, non puoi diventare fluente in italiano in 3 mesi. A parte che in italiano non si dice neanche diventare fluenti, è proprio una frase sgrammaticata. Comunque, vedo che tutti quanti dicono diventare fluenti, quindi diciamo diventare fluenti. Che poi, se ho capito bene, diventare fluenti significa arrivare a un punto in cui si è in grado di parlare l'italiano in modo fluido e scorrevole. Ecco, in 3 mesi non puoi farlo. È fisicamente impossibile. La nona domanda è questa. Posso imparare l'italiano studiando 5 minuti al giorno? No, non puoi imparare l'italiano studiando 5 minuti al giorno. 5 minuti non bastano. 5 minuti sono una quantità di tempo insufficiente. Come minimo, per imparare bene l'italiano ti serve almeno un'ora al giorno. Vediamo la 10ª domanda. La 10ª domanda è questa. Se studio la grammatica, rovino il mio italiano? Cioè, in altre parole, chi studia la grammatica parla peggio l'italiano? No, se studi la grammatica non rovini il tuo italiano e le persone che hanno studiato la grammatica non parlano peggio l'italiano. Anzi, è vero il contrario. Le persone che non hanno studiato la grammatica parlano peggio l'italiano. Vediamo la domanda numero 11. Studiare l'italiano mi fa schifo. Posso raggiungere un livello analogo a quello dei madrelingua? No, probabilmente no. Se studiare l'italiano ti fa schifo, significa probabilmente non raggiungerai mai un livello analogo a quello dei madrelingua. Se questa attività non ti dà piacere, anzi, se ti fa schifo, probabilmente otterrai dei risultati mediocri. Vediamo la 12ª domanda. La 12ª domanda è questa. In che ordine andrebbero sviluppate le 4 capacità? Intendo leggere, ascoltare, scrivere e parlare. Secondo me queste 4 capacità andrebbero sviluppate nell'ordine seguente. 1. Ascoltare, 2. Parlare, 3. Leggere, 4. Scrivere. Quindi, secondo me, le capacità primarie sono l'ascolto e la produzione orale, diciamo, cioè il parlare. Le altre 2 capacità andrebbero costruite sulla base delle capacità orali. Questo significa che all'inizio conviene concentrarsi sull'ascolto. In particolare sconsiglio vivamente di concentrarsi sulla scrittura all'inizio, sulla scrittura e sulla lettura. Secondo me queste capacità andrebbero sviluppate in seguito. La 13ª domanda è questa. Ho visto il video di una ragazza che ha imparato l'italiano in un mese. Se seguo i suoi consigli, posso imparare l'italiano in un mese? No, non puoi imparare l'italiano in un mese. Vediamo la 14ª domanda.
La 14ª domanda è questa. Per imparare bene l'italiano mi conviene partire dalla grammatica? No, non credo che ti convenga partire dalla grammatica. Al contrario, ti sconsiglio di partire dalla grammatica. Lo studio della grammatica è una cosa che probabilmente ti conviene aggiungere dopo. Non ti conviene iniziare dallo studio della grammatica. Ma vediamo la 15ª domanda. La 15ª domanda è questa. È più utile concentrarsi sull'apprendimento di nuove parole oppure sull'apprendimento delle regole grammaticali? È più utile concentrarsi sull'apprendimento di nuove parole. Vediamo la domanda successiva. Per imparare l'italiano è utile ascoltare una persona che parla piano facendo delle pause? In altre parole, l'italiano lento è utile o dannoso? No, non è particolarmente utile ascoltare una persona che parla intenzionalmente piano e facendo delle pause artificiali. Anzi, l'italiano lento è più dannoso che utile. Vediamo la domanda successiva. È più utile guardare contenuti in italiano con i sottotitoli o senza sottotitoli? Intendo sottotitoli in italiano. È più utile guardare contenuti in italiano senza sottotitoli, o almeno questo se si vuole esercitare la capacità di ascolto. Se si attivano i sottotitoli, quello che dovrebbe essere un esercizio di ascolto diventa fondamentalmente un esercizio di lettura, perché poi a un certo punto la persona invece di ascoltare legge i sottotitoli. Di per sé leggere i sottotitoli non è inutile, anzi è utile come attività. Semplicemente se il tuo obiettivo è potenziare la capacità di ascolto, attivare i sottotitoli non è particolarmente utile. Vediamo la domanda successiva. Conviene studiare per tanto tempo meno spesso oppure per poco tempo più spesso? Cioè, in altre parole, conviene fare delle sessioni più lunghe ma meno frequenti oppure delle sessioni più brevi ma più frequenti? Conviene fare delle sessioni più brevi ma più frequenti. Quindi è più utile studiare l'italiano più spesso per poco tempo che non meno spesso per tanto tempo. In ogni caso le sessioni non dovrebbero essere brevissime, dovrebbero durare almeno 20-30 minuti. Sinceramente penso che le sessioni tipo di 5 minuti siano abbastanza inutili. Vediamo la domanda successiva. Per imparare l'italiano è più utile guardare un vlog o una lezione di italiano? Sono utili entrambe le cose. Sono due tipi di contenuti diversi, ma sono entrambi utili. Vediamo la domanda successiva. Posso imparare l'italiano in 7 minuti? Intendo 7 minuti al giorno. No, non puoi imparare l'italiano in 7 minuti, non puoi imparare l'italiano in 5 minuti e non puoi imparare l'italiano in 3 minuti. Idealmente per imparare bene l'italiano ti serve come minimo 1 ora al giorno. Poi ci sono le persone che mi dicono ma Luca, io ho 12 figli, 9 lavori, non ho tempo, mica ho 1 ora di tempo da dedicare all'italiano. Mi serve un metodo per imparare l'italiano in 3 minuti al giorno. Ecco, purtroppo la verità è che se una persona non ha del tempo libero da dedicare a questa attività, non può imparare l'italiano. Vediamo la domanda successiva. È meglio imparare l'italiano in modo automatico oppure manuale? È meglio imparare l'italiano in modo semi-automatico.
Cioè partire dall'ascolto passivo, fare tanto ascolto passivo e poi a un certo punto aggiungere altre attività. Per altre attività intendo anche attività come lo studio della grammatica, esercizi di lingua italiana e così via. Quindi il mio consiglio è di non limitarsi alle attività, per così dire, automatiche, quindi all'ascolto passivo, ma di partire dall'ascolto passivo e poi gradualmente aggiungere attività più complesse e impegnative. Vediamo la domanda successiva. L'ascolto passivo è utile per imparare l'italiano? Sì, diciamo che è indispensabile. Anzi, secondo me bisognerebbe partire proprio dall'ascolto passivo e poi, come dicevo, gradualmente aggiungere attività più complesse. Diciamo che l'ascolto passivo è sicuramente un buon punto di partenza. Vediamo la domanda successiva. Per imparare l'italiano è più utile guardare 100 video su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana oppure 100 video su come imparare l'italiano? È più utile guardare 100 video su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Può essere utile guardare 1 o 2 video su come imparare l'italiano, però poi a un certo punto una persona si deve mettere concretamente a imparare l'italiano. Molte persone poi cadono in questa trappola e passano, diciamo, il 95% del loro tempo libero a cercare di capire come imparare l'italiano invece di dedicare questo tempo allo studio della lingua italiana. Quindi ok, puoi guardare 1 o 2 video su come imparare l'italiano, però poi a un certo punto ti devi mettere a studiare. Vediamo la domanda successiva. Per imparare a parlare bene l'italiano è più utile parlare con qualcuno o parlare da soli? È più utile parlare con qualcuno. Questo in generale. Se però una persona vuole fare pratica per quanto riguarda l'articolazione di determinate sequenze di suoni, ecco, probabilmente in quel caso è più utile fare queste cose quando si è da soli. Per esempio, se una persona ha difficoltà a pronunciare determinate parole, determinate sequenze di suoni, ecco, parlare da soli è sicuramente un'attività molto utile. Comunque sarebbe meglio non esagerare perché potrebbe avere degli effetti collaterali negativi. Intendo dal punto di vista della salute mentale. Vediamo la domanda successiva. Scrivere tanto mi aiuterà a parlare meglio l'italiano? Cioè, in altre parole, se scrivo tanto diventerò più fluente? Allora, sì e no. Se vuoi parlare meglio l'italiano, ti conviene parlare tanto in italiano. Scrivere tanto ti aiuta rispetto alla precisione, ma ti aiuta fino a un certo punto rispetto alla cosiddetta fluidità. Vediamo la domanda successiva. Chattare in italiano su piattaforme tipo WhatsApp, Instagram, Tinder, eccetera, eccetera, è utile per diventare fluenti? In altre parole, è un buon esercizio per imparare a parlare in modo fluido e scorrevole? Allora, sì e no, nel senso che non c'è una corrispondenza diretta tra scrivere tanto e parlare in modo fluido. Per parlare in modo fluido è più utile parlare tanto, proprio perché scrivere e parlare sono 2 cose completamente diverse che si basano su capacità completamente diverse. Quindi sì, se scrivi tanto su queste chat non è che sprechi il tempo. Sicuramente è una cosa utile, però come dicevo è una cosa utile dal punto di vista della precisione, non tanto dal punto di vista della fluidità.
Vediamo la domanda successiva. Quanti giorni servono per... Quanti giorni servono per imparare l'italiano? Allora, io non ragionerei in termini di giorni, ma ragionerei in termini di ore. Questo perché una persona può dedicare un'ora al giorno allo studio dell'italiano oppure 10 ore al giorno allo studio dell'italiano. Quindi da un punto di vista logico è meglio parlare in termini di ore. Io direi che per imparare l'italiano servono tra le 1000 e le 10.000 ore. Chiaramente 1000 ore si raggiunge un livello discreto, 10.000 ore si raggiunge un ottimo livello. Ovviamente in questo calcolo rientrano tutte le attività collegate alla lingua italiana, come per esempio guardare dei film in italiano, guardare delle serie televisive in italiano, ascoltare dei podcast in italiano, eccetera, eccetera. La domanda successiva è questa. Posso imparare l'italiano in modo facile e divertente? No, direi di no. Dipende da cosa intendi per facile e da cosa intendi per divertente. Comunque, in generale, imparare una lingua straniera è un'attività piuttosto impegnativa e di solito non è divertente come può essere, non lo so, andare in discoteca, ecco. Ma vediamo la domanda successiva. Per imparare bene l'italiano è necessario che l'insegnante sia simpatico e divertente? No, in realtà no. Certo, se l'insegnante è simpatico e divertente, meglio, però questo non è un requisito indispensabile. La simpatia dell'insegnante influisce fino a un certo punto sui risultati che si ottengono. L'importante è che l'insegnante sia competente e non dica stronzate. Vediamo la domanda successiva. È più utile guardare un video a velocità normale e capire il 30% oppure guardare un video in italiano lento e capire il 90%? È più utile guardare un video a velocità normale e capire il 30%. Così facendo puoi imparare l'italiano in modo naturale. Vediamo la domanda successiva. Per imparare l'italiano è più utile imparare parole singole oppure frasi intere? È più utile imparare frasi intere. Imparare le parole così fuori dal contesto non è particolarmente utile. Poi, domanda successiva. È meglio imparare l'italiano e lo spagnolo contemporaneamente oppure prima una lingua e poi l'altra? È meglio imparare prima una lingua e poi l'altra, cioè prima l'italiano e poi lo spagnolo, oppure prima lo spagnolo e poi l'italiano. Se le impari contemporaneamente, o meglio, se inizi ad impararle contemporaneamente, rischi di fare un disastro e soprattutto rischi di rendere l'apprendimento di ciascuna di queste lingue 3 volte più difficile. Poi, domanda successiva. Se imparo l'italiano rapidamente, sono figo? Piacerò di più alle donne italiane? No, non credo che piacerai di più alle donne italiane. Non credo che imparare rapidamente l'italiano ti renda più figo. Anzi, probabilmente non gliene frega un cazzo a nessuno. Poi, domanda successiva. Posso raggiungere il livello C1 di italiano in 3 mesi? No, non puoi raggiungere il livello C1 di italiano in 3 mesi. Non puoi diventare fluente in italiano in 3 mesi e non puoi raggiungere il livello C1 di italiano in 3 mesi. Domanda successiva. Mi rompo le palle a studiare l'italiano. Per caso conosci qualche tecnica segreta per imparare l'italiano rapidamente e senza fatica?
No, purtroppo non conosco nessuna tecnica di questo tipo. Probabilmente non esistono tecniche di questo tipo. Se ti rompi le palle a studiare l'italiano, lascia perdere. Puoi vivere anche senza imparare l'italiano. Vediamo la domanda successiva. Capisco l'italiano, ma non riesco a parlarlo. È strano? No, non è strano. È normale che sia così. Sarebbe strano il contrario. In realtà questa è una cosa abbastanza ovvia, cioè essere in grado di capire l'italiano è 10 volte più facile che essere in grado di parlare l'italiano. Ma vediamo la domanda successiva. Per imparare l'italiano è più utile guardare una serie televisiva in italiano oppure 100 video su come imparare l'italiano? È più utile guardare una serie televisiva in italiano. Purtroppo molte persone cadono in questa trappola e dedicano troppo tempo a cercare il metodo ottimale per imparare l'italiano. E quindi guardano centinaia e centinaia di video dell'ennesimo ciarlatano che spiega la tecnica segreta per imparare l'italiano. In realtà è 10 volte più utile guardare una serie televisiva in italiano che non 100 video su come imparare l'italiano. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se vuoi che io faccia una seconda parte, fammelo sapere nei commenti. Se ti interessa una risposta più approfondita a una determinata domanda, scrivi il numero della domanda nei commenti. Per le domande più richieste farò un video di approfondimento. Nel frattempo, qui ti lascio un altro video che ti consiglio di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata.